Disegna un cerchio a mano libera o aiutati con il compasso. Disegna una croce che passi dal centro del cerchio. La misura del raggio del cerchio la riporti sotto il cerchio stesso. Qui segneremo il punto dove finisce il mento. Adesso disegniamo i contorni del viso, la mascella e il mento. Queste linee di costruzione non ci servono più e le cancelliamo. Sull'asse centrale del viso individuo la metà. Abbiamo appena trovato l'asse degli occhi. Dato che stiamo creando un volto proporzionato, meglio che l'orizzontale sia abbastanza precisa. Sul punto centrale che va dall'asse degli occhi al mento trovo la zona del naso. Sul punto centrale tra il naso e il mento trovo la zona della bocca. Sul punto centrale tra la parte superiore della testa e gli occhi individuo la fronte. Sul punto centrale che va dalla parte superiore della testa alla fronte trovo l'attaccatura dei capelli. Ora siamo pronti per individuare gli occhi. Divido questa linea in 5 parti uguali, come se su questa linea potessi disegnare 5 occhi uguali, uno di seguito all'altro. Disegno gli occhi in maniera abbastanza approssimativa o diciamo fumettistica, non scendo troppo nei dettagli. L'obiettivo di questo video tutorial è quello di assegnare delle proporzioni standard al viso, senza scendere troppo nei dettagli. Se sei interessato a un video tutorial sugli occhi, fammelo sapere nei commenti. In una cosa però devo essere abbastanza precisa, disegnare le pupille in posizione centrale. Questo mi sarà d'aiuto per la costruzione delle sopracciglia. Adesso pensiamo al naso. Traccio una linea verticale che parte dall'inizio dell'occhio e va verso giù, verso il mento. Disegno un po' le narici, anche queste sono fondamentali, lo vedremo tra poco, per definire le sopracciglia. Sul punto centrale dedicato alla zona bocca troviamo la chiusura delle labbra. Per definire la larghezza della bocca, traccia una linea verticale che va dal centro dell'occhio verso giù. Per il disegno di una bocca perfetta, ti consiglio di disegnare partendo dalla linea centrale, dalla chiusura della bocca. Vedrai che questa mossa ti semplificherà la costruzione delle labbra. Via, disegniamo le orecchie. La zona orecchie va dagli occhi alla bocca. Poi nella realtà noterai che le orecchie possono essere spostate un po' più su, un po' più giù. Però diciamo questa è la zona che le va ad identificare. Accenno un po' la palpebra e passiamo alle sopracciglia. Faccio proseguire le verticali che avevo tracciato per trovare il naso, quelle stesse verticali che passano dal punto iniziale dell'occhio. Mi aiuto con il righello e traccio un'orizzontale per disegnarle in maniera dritta. Traccio una linea di costruzione che parte dalla narice esterna e passa tangente sul cerchio dell'iride. Poi un'altra che parte sempre dalla narice esterna e giunge fino all'estremità esterna dell'occhio. Queste linee di costruzione mi fanno ottenere delle sopracciglia proporzionate al viso. E poi è semplice disegnarle, perché so dove iniziano, finiscono e dove si trovano le estremità più alte. Qui inizierebbe l'attaccatura dei capelli, che in questo video tutorial non tratterò. Se ti interessa un tutorial dedicato esclusivamente ai capelli, fammelo sapere nei commenti. Bene, adesso che abbiamo individuato tutti gli elementi, posso cancellare le linee di costruzione. Ecco, questo sarà più o meno il risultato finale, ognuno avrà il suo. Investi un po' del tuo tempo per far tue queste regole e potrai disegnare qualsiasi volto che ti piaccia. Oppure volti non necessariamente belli, ma proporzionati. Dai, su, il non belli non era riferito a te. Salutiamo. Ciao!